L'arte rappresenta anche una forma di investimento, ma come si valuta un dipinto? Innanzitutto si tengono conto dei valori commerciali raggiunti da un determinato artista in un certo periodo, che dipendono dall'ambito in cui egli è conosciuto. Ad esempio se è un ambito locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale o addirittura internazionale. Generalmente si attribuiscono ai dipinti su tela o su tavola realizzati a olio o a tempera la massima valutazione, supponendo che un artista si sia impegnato maggiormente rispetto a uno schizzo o a un disegno realizzato su carta o acquerello. Nella stima finanziaria, dopo i dipinti, seguono le opere su carta, i disegni a tempera, a china, a matita, il pastello e infine l'acquerello. A parità di tecnica e di autore, più grandi sono le dimensioni di un dipinto e più elevato sarà il suo costo, anche se dimensioni troppo eccessive, come quelle che superano ad esempio i 2 metri per 2, ne diminuiscono il valore per la difficoltà di trasporto e di ambientazione. Queste comunque sono regole generali, anche perché noi sappiamo ad esempio in America i dipinti di dimensioni esagerate sono molto più apprezzati e quotati che in Italia. Importante è anche il periodo di esecuzione di un'opera d'arte. Il periodo di esecuzione può essere determinante in molti casi. Un quadro di Picasso del periodo blu o rosa costa molto di più di un grande olio degli ultimi anni. Di Mario Sironi, ad esempio, vengono preferite le periferie squallide e malinconiche, piuttosto che i quadri ispirati ad avvenimenti o personaggi del fascismo. I tagli, anche di Luce Fontana, su fondo blu o rosso, costano più cari di quelli, ad esempio, su fondo nero. Personaggi e nature morte di Guttuso valgono il doppio di certi nudi, ritenuti osceni, dello stesso periodo e dimensione. In genere i nudi femminili sono più apprezzati e quotati dei nudi maschili. Ricapitolando, possiamo dire che la piacevolezza e la bellezza di un soggetto, le dimensioni, la tipicità e lo stile di un artista sono tutti elementi che determinano l'oscillazione e le variazioni del suo prezzo e quindi le quotazioni. Generalmente, quando un artista muore, la sua quotazione aumenta. Ci sono stati artisti che nella loro vita hanno prodotto pochissimo, come ad esempio Umberto Boccioni, morto a soli 36 anni. Ci sono stati artisti invece che pur lavorando fino a tarda età hanno prodotto pochi quadri, ad esempio Giorgio Morandi e Felice Casorati. Picasso è stato invece il più prolifico artista del Novecento, avendo lasciato nella sua vita quasi centenaria una produzione sterminata, e le sue opere mediamente sono le più costose di ogni tempo, insieme a quelle di Van Gogh. I dipinti degli impressionisti hanno raggiunto spesso cifre iperboliche, dovute alla loro numerosa e cospicua produzione, favorita anche dal fatto di avere una tecnica veloce e immediata, priva di disegno preparatorio. Le donne pittrici raramente però hanno avuto il riconoscimento che spetta agli uomini, in base soprattutto ai loro meriti, anche se esistono delle eccezioni, come ad esempio la settecentesca veneziana Rosalba Carriera, inventrice del pastello, e le impressioniste Mary Cassatt e Suzanne Valadon, e nel Novecento Tamara de Lempicka. Generalmente un esemplare unico su carta vale molto di più di un multiplo dello stesso autore. Comunque un'acquatinta originale di Chagall o Miro è più costosa di un disegno di un medio pittore, quindi è meglio acquistare un bel disegno di un artista che un suo piccolo o brutto olio. Se comunque non vi sentite sufficientemente preparati per l'acquisto di un dipinto, vi consiglio di rivolgervi a un esperto del settore. Una volta fatto il vostro acquisto, vi consiglio anche di preparare una scheda tecnica, dove annoterete tutti gli elementi relativi all'opera acquistata. La scheda è il documento dell'opera d'arte, è anche scaricabile dal sito dei Carabinieri www.carabinieri.it. Vi consiglio anche di fare dunque una catalogazione di tutte le opere che avete già acquistato e di allegare anche una foto e di non tenerla sicuramente la certificazione, la scheda dell'opera tecnica insieme alla foto dietro al dipinto, perché se dovesse essere in qualche modo
sottratto, le forze dell'ordine non hanno nessun elemento per recuperarlo. Io ad esempio faccio, anche perché acquista i miei dipinti, una scheda tecnica, proprio perché la potete esigere anche da artisti contemporanei. Il quadro ad esempio è questo qui alle mie spalle, la scheda tecnica è così compilata: nome l'autore, Elisa Marianini, il titolo Marina al tramonto, la tecnica pittura a olio, le misure centimetri 60 x 120, la data di esecuzione, il 2010 come in questo caso, e poi il timbro e la certificazione dell'artista stesso. E mi raccomando, state attenti anche alle falsificazioni, ma già questo è un argomento di una prossima curiosità d'arte.